Allora, mettetevi comodi. Il Parlamento europeo potrebbe approvare un disegno di legge che nella migliore delle ipotesi è tremendamente dannoso per l'open source. Nella peggiore delle ipotesi costituisce a tutti gli effetti una catastrofe, non solo per il mondo dell'open source, ma con ripercussioni sull'intera economia del sistema Europa. Lo so, sembrano una serie di sparate, eccetera. Vi assicuro che è esattamente così, a meno che qualcosa cambi in maniera sostanziale e a breve. Parliamo oggi di Cyber Resilience Act, di open source. Perdonatemi, è un video molto nerd, molto tecnico. Provo a raccontarvelo in maniera un po' più carina e coccolosa, ma non so fin dove riuscirò a spingermi. Abbiamo una mezz'oretta da passare insieme, quindi preparatevi una tazza di tè, una tazza di caffè, quello che volete. Io sono Matteo Flora, mi occupo di queste cose per lavoro da anni, divulgo arrivando dalla sicurezza informatica, ma vengo in pace. E questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, il 15 settembre del 2022, quindi siamo un po' indietro ma non tanto perché in realtà adesso è arrivato più o meno il giorno del giudizio, la Commissione europea pubblica una proposta. Quello che viene chiamato normalmente Cyber Resilience Act, la norma sulla resilienza, oddio ancora sta parola, cibernetica, ma che per comodità viene chiamata normalmente CRA e noi chiameremo CRA, è una proposta legislativa presentata dalla Commissione europea per migliorare la resilienza e la sicurezza informatica di prodotti e servizi digitali in quello che è il grande mercato unico. L'obiettivo principale della CRA è garantire che i prodotti e i servizi digitali siano progettati, prodotti distribuiti con alti standard di sicurezza, riducendo così un po' i rischi associati alle minacce informatiche, nella pratica proteggendo gli utenti finali, le infrastrutture critiche e i dati sensibili. Non solo, in realtà in mezzo a tutto questo c'è la nuova direttiva sulla responsabilità dei prodotti PLD, che in realtà estende un po' la responsabilità per i prodotti difettosi nel mondo del software. CRA e LDA o PLD si basano su una vasta gamma di misure. Noi parleremo principalmente in realtà del Cyber Resilience Act, CRA. Partiamo dall'inizio. In realtà nascono per una creazione di una sorta di quadro armonizzato per la valutazione della conformità dei prodotti e servizi, soprattutto quelli critici connessi alla rete. Non solo, punta al rafforzamento un po' della cooperazione tra le varie autorità nazionali per garantire un po' un buon funzionamento di quello che è o dovrebbe essere il mercato unico digitale, e poi introduce dei requisiti di resilienza informatica per sia i produttori sia gli operatori, teoricamente assicurando che tutti i prodotti e i servizi digitali siano progettati e realizzati con abbastanza misure di sicurezza. Non solo, in realtà nell'idea iniziale vuole promuovere un po' la disponibilità e l'utilizzo di strumenti e metodi di valutazione della sicurezza informatica. In altre parole, vuole una sorta di marchio CE della sicurezza informatica, ok? Con metodi di valutazione della sicurezza, certificazioni, etichettature volontarie e un po' di strumenti di valutazione delle vulnerabilità. La CRA in realtà mira anche, o almeno vuole mirare anche, allo scambio di informazioni tra gli stati membri e a migliorare un po' le collaborazioni tra autorità di regolamentazione, organizzazioni internazionali, gruppi di ricerca e le parti interessate anche nel settore privato, che è poi quello che fa business. Questo approccio generico integrato può sicuramente contribuire a creare un ambiente più sicuro un po' per tutti gli attori coinvolti nell'ecosistema digitale, ma sapete che c'era il ma, no?
La proposta ha suscitato un po' di preoccupazioni, un po' tante, e di discussioni tante, tra tante organizzazioni. E io sono tra quelli preoccupati, ad esempio, per quanto poco io possa contare, per la carità del cielo. E le preoccupazioni sono in particolare riguardo all'impatto potenziale che questa cosa ha su una parte del software, quello open source, e soprattutto sulle responsabilità legali degli sviluppatori proprio dell'open source. Proviamo ad andare un attimo con ordine, è difficile, lo so, è una cosa complessa, un po' da nerd, perdonatemi. Partiamo da una cosa che non vi aspettate, tutti gli aspetti positivi del Cyber Resilience Act, CRA. Continuerò a chiamarlo CRA, così almeno facciamo prima. Partiamo dall'inizio. Uno dei principali lati positivi è di sicuro il miglioramento della sicurezza dei prodotti hardware e software. Cioè, l'obiettivo principale del CRA è quello di migliorare un po' la sicurezza dei prodotti hardware e software attraverso un'implementazione di una cosa che manca, cioè metriche standardizzate di sicurezza. Di sicuro questo potrebbe portare a un aumento della sicurezza informatica media, no? Proteggendo poi quelli che sono gli utenti finali da una serie di rischi e da vulnerabilità. Non solo. Non vedo per niente male l'implementazione di quello che può essere uno standard certificato per la sicurezza informatica. Cioè, il CRA, ve lo dicevo prima, cerca di introdurre una sorta di marchio CE, come quello per le prese elettriche, però per i prodotti software, in modo che gli utenti possano abbastanza facilmente identificare il livello di sicurezza dei prodotti che utilizzano. Ah, questo è marchiato come sicuro? Sì, perfetto, lo uso. Questo è marchiato come sicuro? No. Magari ne scelgo un altro. Tutto questo sistema mira a rendere un po' più semplice per gli utenti finali scegliere tra prodotti sicuri e affidabili e prodotti non sicuri e affidabili, incrementando un po' quello che manca, la consapevolezza riguardo all'importanza di una parte fondamentale che è la sicurezza informatica. Non solo. In realtà c'è anche un'altra cosa positiva in linea di massima, cioè la responsabilizzazione degli autori e dei fornitori di software, che per adesso sono un po' in un limbo. Ti danno roba e poi se escono vulnerabilità tu comunque devi metterle a posto, perché comunque è cura tua rimettere a posto, loro hanno tutta una serie di esenzioni di responsabilità. Cioè, di base, prevedere la responsabilità dei prodotti, dei fornitori di software è importante, per un paio di motivi. Prima di tutto per fare in modo che i produttori di software siano incentivati a dare priorità alla sicurezza informatica e a sviluppare prodotti un po' più robusti, no? Prodotti sicuri. Non mi piace dire sicuri, però ok. Ma non solo, perché questa responsabilizzazione e mettere in prima battuta la sicurezza del software ovviamente potrebbe ridurre la presenza di software difettoso e vulnerabile un po' sul mercato, perché gli autori del software saranno tenuti a conformarsi a tutta una serie di requisiti minimi del CRA e a garantire la sicurezza dei loro prodotti. Se ci pensate un attimo, non è molto diverso alle misure minime di sicurezza che trovate in un'automobile. I crash test, le cinture di sicurezza, tutta una serie di controlli dove se non passi quei controlli o non fai quei controlli non puoi vendere la tua macchina. Il software è molto simile, se ci pensate da una serie di punti di vista, non c'è molto di differenza tra comprare una suite software che fa una roba importante e comprare un'automobile. Non solo, in molti dicono che l'introduzione del CRA potrebbe incentivare un po' l'innovazione tecnologica. Perché? Soprattutto quella innovazione tecnologica che ha a che fare con la ricerca sulla sicurezza informatica. Perché? Perché l'introduzione stimola l'industria della sicurezza informatica, perché ovviamente diventa obbligatoria, no? E aumenta l'attenzione e la domanda di soluzioni sicure e affidabili. Quindi, nella pratica, il calcio nel sedere all'innovazione tecnologica e alla ricerca dovrebbe arrivare, perché ovviamente essendo obbligatorio portano a spendere di più. E quando tu spendi di più in un campo, trovi cose per ottimizzarlo, quindi scoperte, metodologie avanzate, tutta la parte di miglioramento della sicurezza dei sistemi informatici.
E fin qui sembrano punteggiare le i con dei cuoricini, no? Sembra tutto bellissimo. Peccato che ci sono un po' di problematiche, ok? Distinzione tra autori open source e giganti tecnologici, non capire bene la definizione di responsabilità, però lasciamoli perdere un secondo. Ne parliamo subito dopo, cioè la parte dopo di questo video è solo dedicata a questa. Di base il CRA non è male, anzi, è una proposta di legge che mira a migliorare in generale la sicurezza informatica, a responsabilizzare gli autori e i fornitori e a incentivare l'innovazione tecnologica nella sicurezza informatica. Detto così, da baciarsi i gomiti. Ma il diavolo è nei dettagli, ok? E se andiamo nei dettagli c'è tutto un mondo, quello dell'open source, che in questo momento c'è un pochettino paura, tanta. Volevo dire qualcos'altro di molto poco educato, ma lo eviterò. Dai, andiamo a vedere quali sono un po' i problemi dettagliati del CRA per quanto riguarda questa parte. Allora, di base, una delle prime cose è che non c'è una distinzione reale tra autori di open source, quindi di software libero e aperto, e i giganti tecnologici, il Microsoft e tutti quelli che ti danno un prodotto a pacchetto che compri dallo scaffale, lo usi, un Adobe, eccetera, eccetera. Il CRA non specifica differenze tra autori indipendenti e spesso volontari e aziende tecnologiche, anche di grandi dimensioni. E questa mancanza di distinzione, se è corretta da un punto di vista meramente speculativo, non lo è quando tutto ritorni in basso, cioè vai a vedere cosa potrebbe succedere, perché questa mancanza di distinzione potrebbe, e sono abbastanza sicuro che lo farebbe, causare l'applicazione delle stesse responsabilità sul piccolo sviluppatore open source. Come ti posso aiutare? È partito Siri. Non mi puoi aiutare. Via. Vai via, Siri, vai via. Non so perché. Dicevo, questa mancanza di differenziazione può fare in modo che il piccolo sviluppatore dell'applicazione open source che usano qualche centinaio di persone perché risolve un problema contingente sia caricato dello stesse responsabilità e anche degli stessi danni possibili dei grandi colossi dell'industria. Ok? Questo significa anche responsabilità legale e finanziaria che è totalmente inappropriata per quelli che sono gli autori dell'open source. Cioè il CRA, il CRA, potrebbe rendere gli autori di progetti open source responsabili delle vulnerabilità presenti nel loro software. Peraltro, assurdo, anche se utilizzato in altri prodotti o servizi commerciali anche senza il loro consenso, perché nell'open source io posso prendere una libreria, usarla da un'altra parte senza dover chiedere a qualcuno che fa quella libreria. Pensate un secondo, io faccio una libreria per la gestione totalmente open source nel mio tempo libero per gestire, che ne so, le transazioni con PayPal. Dopo 2 anni si scopre che quella libreria ha una vulnerabilità. Quella libreria viene utilizzata in un pezzo di software di un gigante enorme e io divento il responsabile. Io che l'ho fatto gratuito, senza prendere un euro. Posso diventare responsabile. Cioè, tutto questo va contro tutta quella che è l'essenza dell'idea di open source, che è condividere e rendere il software accessibile e liberamente modificabile senza doversi accollare un granché di responsabilità, ok? In realtà dentro ci sono alcuni meccanismi di salvaguardia, ma sono totalmente troppo pochi. Cioè, ad esempio, c'è una definizione che ti dice tutti quegli sviluppatori che fanno modifiche sostanziali. E l'articolo 16 in realtà del CRA è che afferma che chi apporta modifiche sostanziali a un progetto è considerato come se fosse l'autore. Ma la terminologia modifiche sostanziali non è poi definita da nessuna parte, quindi questa ambiguità non fa bene, perché il fatto di lasciare a qualcuno decidere cosa è sostanziale o cosa no potrebbe fare l'unica cosa che secondo me farà, cioè scoraggiare tutta una serie di potenziali contributori
dei progetti open source dal mettere qualcosa. Io non lo farei, cioè se dovessi fare una modifica sostanziale a una libreria che uso magari e che di cui trovo una problematica, non lo farei. Perché? Perché se devo mettere gratuitamente la modifica, che magari viene anche accettata, e in più io divento responsabile per tutti quelli che la utilizzano, grazie al anche no, ok? Non solo, ci sono tutta una serie di problematiche riguardo al software incompleto, cioè il CRA propone di limitare l'accesso a software incompleto, il beta test, ok? Tranne per scopi di testi, ma non fornisce ancora una volta una definizione chiara di software incompleto. Se voi pensate, l'open source si basa principalmente sul feedback degli utenti, almeno nelle fasi iniziali di sviluppo, l'alfa e la beta se volete, che sono le fasi fondamentali, ok? Sono quelle in cui c'è una sorta di testing distribuito, se no gli sviluppatori open source dovrebbero prendere di beta tester apposta. Però di base alfa e beta nascono per migliorare la qualità e la stabilità del prodotto con una testing diffuso, e le limitazioni che vengono proposte nel CRA potrebbero, e sicuramente lo faranno se viene approvato così com'è, ostacolare grandemente tutto quello che è il processo di sviluppo e avere un impatto non negativo ma devastante sui progetti open source. E voi dite, ma è possibile che non ci abbiano pensato, che magari non c'è un'esenzione proprio per le organizzazioni open source? Ancora una volta, sì, ci hanno pensato, lo hanno scritto male, molto, molto male. Cioè, se noi andiamo a vedere tutta la parte di esercizio commerciale tra le comunicazioni open source, il CRA in teoria prevede un'esenzione per progetti open source sviluppati o forniti senza fini commerciali, ok? Ma quali sono i fini commerciali? Vi faccio un esempio. La Python Software Foundation, che è quella che fa Python, il linguaggio di programmazione, in teoria ha dei fini commerciali, vende tutta una serie di prodotti, servizi, cioè vende dei servizi, anche se in realtà il linguaggio di programmazione Python stesso è totalmente libero, sviluppabile da chiunque, eccetera, eccetera. Quindi organizzazioni come la Python Software Foundation, che offrono anche servizi a pagamento, merchandising vario ed eventuale, organizzazione di eventi, ok? Potrebbero finire proprio all'interno di quella categorizzazione di commerciali. E lasciate perdere un secondo la Python Software Foundation, che magari vi sta anche sui maroni. Il business model di questo tipo, cioè io ti do un prodotto open source, ma poi ti vendo servizi, ti vendo, che ne so, una gestione del supporto premium, ti vendo merchandise, ti vendo eventi, organizzazione, training, eccetera, è la base del business model di quasi tutte le realtà dell'open source medio-grandi, ok? Quindi, se questo business model viene utilizzato da tantissime realtà di successo e questa cosa le esclude dai benefici dell'esenzione che propone il CRA, beh, diamine, c'è un bel problema, perché toglierle dall'esenzione mina alla base, allora, se vogliamo essere buoni, la loro stabilità e la loro prosperità, se vogliamo essere cattivi, addirittura la loro esistenza generica. E questa cosa, oltre a chi se ne frega di queste 10, 100, 1000, 1 milione di realtà open source, potrebbe avere una serie di ripercussioni, ma davvero a livello europeo, perché se attuato nella forma che vediamo e interpretato male, come è possibile, è attualmente totalmente possibile interpretarlo male, il CRA potrebbe isolare l'industria del software europea. Perché? Perché buona parte dei produttori di open source non possono accollarsi tutte queste responsabilità e ti direbbero che è vietato l'utilizzo a livello europeo. Quindi l'intero comparto europeo diventerebbe immediatamente meno competitivo rispetto ai paesi extraeuropei
che continuano a usare e a sfruttare ovviamente l'open source. Ma non solo, perché non è rose e fiori. Internamente alle realtà europee l'attuazione del CRA di sicuro rallenta lo sviluppo e compromette. Perché non rallenta lo sviluppo? Ve lo spiego. Perché non posso utilizzare buona parte di quei mattoni, di quelle mattonelle, di quei tasselli, librerie, non librerie, eccetera, open source, che mi consentono in realtà di costruire soluzioni sulle spalle dei giganti e quindi compromettere il posizionamento delle aziende europee non solo in Europa, ma sul mercato globale del software. Queste erano le annotazioni che mi ero fatto io, che le sto rileggendo di fila, avete visto, no? Una dopo l'altra. Ma in realtà vi lascio poi in descrizione, oltre a lasciarvi il link di Shaping the Digital Future del Cyber Resiliency Act sul sito dell'Unione Europea, vi lascio anche un'altra cosa carina, che è questa. Cioè, Voices of Open Source ha fatto una bellissima raccolta dove per ogni singola realtà che ha voluto dire qualcosa rispetto a associazioni, in realtà sono quasi tutte associazioni che fanno open source, comunque per ogni singola realtà ha voluto raccogliere un po' che cosa dicono e quali sono i problemi. Non vi dico leggetele tutte, ho provato a fare una sorta di sunto in mezzo alla rovescia, cioè invece che prendere ogni singola associazione cosa dice, siccome molte si ripetono, ho provato a distinguere in blocchi le loro rimostranze, vedendo poi chi dice che cosa e dove. Non ve le cito tutte, però vi dico alcune di quelle. Comunque vi lascio il link in descrizione che vi racconta proprio queste cose. Perché ve lo lascio? Perché è importante. Ci sono un po' di tematiche. Allora, la prima è ovviamente l'impatto della CRA sul software open source e sulla responsabilità legale. Le problematiche principali che vengono in realtà quasi da tutti dettagliate sono l'ambiguità e le potenziali conseguenze negative della definizione di attività commerciale, come abbiamo detto, per l'open software, ad esempio. Dietro questo c'è l'Open Source Initiative, che l'ha detto, il RIPE, l'ITI, Developer Alliance, Japan Business Council, Digital Europe, Open Exchange, GitHub, ma la stessa Microsoft e Huawei. Poi ci sono la preoccupazione per le responsabilità legali e gli ostacoli in realtà posti alla cooperazione e all'innovazione nei progetti open source. Di questo ne parlano l'OFE, ne parlano The Document Foundation, cioè LibreOffice, Developers Alliance, Bitkom, Eco, GitHub, Microsoft. Poi c'è un'altra tematica, le vulnerabilità in realtà, e la gestione della sicurezza. Cioè, il rischio di ostacolare tutti gli sforzi per la risoluzione delle vulnerabilità in Europa, perché a causa delle responsabilità e dei requisiti tecnici presenti nel CRA. Qui lo dice OFE, qui lo dice GitHub, eccetera. La preoccupazione grande per un obiettivo che vuole il CRA, che è tecnicamente irraggiungibile, cioè fornire software senza alcuna vulnerabilità sfruttabile nota, ne scalcolano tutti i giorni, eccetera, e l'effetto in realtà di quello che succede nelle pratiche normali per la divulgazione delle vulnerabilità e poi le valutazioni di rischio. Qui è principalmente Sonatype e GitHub. Le definizioni, come abbiamo detto prima, e tutta una serie di chiarimenti necessari riguardo a che cosa si definisce open source nella CRA. Cioè la definizione, principalmente la necessità di chiarire la definizione, come abbiamo detto, di attività commerciali e il suo impatto. Qui ne parlano RIPE, ne parla ITI, ne parla il Japan Business Council in Europe, la Linux Foundation, GitHub, Microsoft e credo ancora Sonatype. E poi ovviamente la richiesta di una serie di ulteriori ringhiere, come possiamo chiamarle, le ulteriori salvaguardie e eccezioni per proteggere il software open source da tutte le conseguenze negative. Qui ne parlano OSI, ne parla ancora il Japan Business Counter, anche Digital Europe qua si è espressa e anche Eco. E poi ovviamente
tutte le preoccupazioni riguardo le definizioni più chiare di software non finito, cioè il software in beta, no? E la mancanza di distinzione in questo caso specifico per il software open source non commerciale e il software commerciale. Poi ovviamente c'è tutta la grande tematica degli effetti del CRA sull'ecosistema dell'innovazione, l'impatto negativo sulla competitività e l'innovazione nel settore del software, a causa ovviamente delle restrizioni. Qui c'è il mondo, c'è l'Open Forum Europe, LibreOffice, Developer Alliance, RIPE, eccetera. La discriminazione nei confronti di alcune tipologie di software e di sviluppatori di software, cioè di base discrimino e lascio la possibilità di vendere cose ai grandi della rete e discrimino i piccoli sviluppatori di software e tutti quelli che hanno una motivazione non economica, cioè qualcuno che rilascia software semplicemente perché ha il piacere l'ha fatto per lui e lo rilascia. In questo caso non solo non ha più incentivi, ma non lo distribuirà, perché se deve accollarsi tutta una serie di responsabilità non può farlo, non è che non vuole. Ok, qui è Open Exchange ad esempio che spinge principalmente. E poi la tematica del CRA su tutta l'infrastruttura dei progetti open source. Perché? Perché buona parte delle infrastrutture di internet, indipendentemente dallo stato commerciale dell'infrastruttura, è basata sull'open source, e se devi diventare base della CRA ovviamente non riusciamo a ottenerlo, ok? E poi ovviamente questo Microsoft l'ha tirato fuori, chapeau, tutta la preoccupazione per l'effetto che la CRA potrebbe avere su quei servizi commerciali, come tutto il mondo Microsoft, che in realtà abilitano l'uso degli strumenti open source, ok? Come il supporto tecnico, attività di consulenza, tutto quello. Poi vabbè, ci sarebbero tanti altri, gli impatti della disponibilità dell'uso software in Europa, tutta la parte di chilling effect, cioè il fatto del raffreddamento della volontà delle persone di partecipare, tutta la parte di basi no profit e mullah perché che danneggiano l'Europa, tante altre cose. Di base questi sono i punti. Proviamo a chiudere, in sintesi, per lasciarvi qualcosa. Lo so, è un video molto tecnico, perdonatemi, però ogni tanto c'è bisogno anche di questi tecnicismi, ogni tanto serve qualcuno che vi racconti anche i tecnicismi. Le problematiche principali del Cyber Resiliency Act riguardano in realtà una mancata distinzione vera tra autori di open source, anche non motivati da esigenze economiche o da volontà economiche, o che si alimentano economicamente ma con cose correlate ma non strettamente legate alla vendita di software, e i giganti della tecnologia. Quindi la responsabilità legale e finanziaria, che è totalmente inappropriata per quegli autori e contributori che lo fanno su base volontaria. Le limitazioni al rilascio di software incompleto, perché le alfa e le beta sono quelle che hanno mandato avanti per anni, ma anche per Google, per anni ci sono stati servizi che erano beta e sono stati rilasciati. Tutta la parte di definizione ambigua di un esercizio commerciale o meno tra quelle soprattutto che sono le organizzazioni open source, e più o meno siamo lì. Perché è importante? Perché la gente si sta come me, perché questi fattori potrebbero avere, e sono sicuro che avrebbero nell'attuale formulazione, tutta una serie di ripercussioni negative enorme sull'industria del software europea, ma non solo quella open source, su tutta l'industria del software, perché non esistono pezzi di qualcosa che tu vai a fare che non abbiano in mezzo buona parte di pezzi che si basano sull'open source. Quindi non solo se io uso l'open source mi interessa, ma in qualunque cosa. Ed è importante che la CRA tenga conto di tutte queste preoccupazioni e si assicuri ovviamente, da una parte ovviamente è che gli standard di sicurezza siano migliorati, ma senza limitare l'innovazione e la collaborazione, e soprattutto senza limitare la cosa più importante, che è la libertà del software open source, così come è stato concepito ab inizio, dalla prima volta che qualcuno ha rilasciato software open source. Perché sul software open source si basa l'internet come io la conosco e come voi la conoscete, che voi lo sappiate o meno.
quello è un discorso totalmente diverso. Cosa è possibile fare? A parte iscrivervi, non c'entra niente, però era carino metterlo adesso, e seguire il gruppo Telegram. Ci sono una serie di iniziative che si possono fare o meno, si possono raccogliere firme, scrivere scrivere a commissioni europee. Lo trovate in giro per la rete, non vi darò io, non voglio fare favoritismi su un'associazione o un'altra. L'importante è saperlo, è essere vocali e raccontarlo. Se siete parte di quel grande mondo che usa l'open source e che lo usa sia come sviluppatori, sia come aziende, sia anche come utilizzatori finali, muovervi, interessarvi, studiare, perché si rischia davvero un bavaglio all'innovazione che non ha nessuna ragione d'essere, ma davvero nessuna ragione d'essere. Tutto qui, mi sarò sicuramente dimenticato qualcosa. Avrò sicuramente detto qualcosa in maniera sbagliata o inesatta, eccetera. Un'ora per scrivere le cose principali da raccontarvi oggi e mezz'ora per raccontarvelo era tutto il tempo che sfortunatamente sono riuscito a dedicare a questa cosa. Spero che comunque abbiate trovato un po' di cose interessanti. Vi rilascio a seguirmi, in genere sono meno nerd di così. Che sia giusto o sbagliato, un pregio o un difetto, ditemelo voi, e come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed è stato parlato.